Sono Ciro Spinelli. Da 3 generazioni la mia famiglia si occupa di ristorazione. E io? Una vita intera passata a mangiare. Il problema? Non ho mai trovato un piatto che potesse saziarmi. Riusciranno i migliori ristoranti d'Italia a crearne uno per me? La sfida ha inizio. Oggi siamo ad Ariccia, uno dei comuni più popolari di tutta l'area dei Castelli Romani. Qui, oltre alle meraviglie del Bernini e al complesso monumentale chigiano, troviamo uno dei piatti di carne in assoluto più famosi di tutto il centro Italia. Secondo lei, qual è il piatto tipico di Ariccia? Sicuramente la porchetta. La porchetta è la meglio di tutte. Questa pietanza a base di carne di maiale è la regina indiscussa di Ariccia e io mi sto dirigendo nel luogo dove viene prodotta. Ci troviamo al laboratorio artigianale di Roberto Azzocchi, che con il suo furgoncino rifornisce di croccante e saporitissima porchetta Ariccia e gran parte del Lazio. Andiamo a scoprire tutti i segreti della sua lavorazione. Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui con Roberto Azzocchi, come abbiamo detto prima siamo venuti per vedere le varie fasi della produzione della sua porchetta che mi hanno detto essere incredibile. Speriamo bene allora. Accompagnato passo passo dal titolare scopro tutte le fasi di preparazione di questo magnifico prodotto, dalla disossatura al condimento. Sale, pepe. Per dare il gusto speziato tipico della esatto, porchetta. e poi rosmarino e aglio. Semplicissimo, quindi. Semplicissimo. Dalla cucitura alla legatura. Profumo è fenomenale, fantastico. Mi verrebbe quasi voglia di tirargli un morso così. E per finire, alla cottura negli enormi forni. Ci troviamo adesso davanti alla sala forno, si sentono i rumori dei macchinari che stanno cuocendo e rendendo magnifica e croccante la tua porchetta. Deliziose e ancora calde, le porchette restano a raffreddare naturalmente e a insaporirsi per circa 12 ore. Non potete immaginare neanche lontanamente quanto sia buono l'odore che sento in questo momento. Se il paradiso odorasse di qualcosa, sono sicuro che sarebbe questa porchetta. Da vero fanatico del cibo mi offro per dare una mano a spostare le porchette sul carrello, una dopo l'altra. Ma le sorprese per me non sono ancora finite. Questa è una porchetta di dimensioni normali. Noi abbiamo sentito parlare di una porchetta extra large, enorme. È simile al tronchetto, però logicamente fatto con il maiale quello intero. Assolutamente giusto per l'appetito che ho in questo momento. È sempre tutto fatto a mano. E così assisto anche alla preparazione della versione extra large, fatta cioè con un suino intero. Ma quante porchette vengono prodotte qui dentro ogni giorno? Più o meno ci orientiamo intorno ai 50 porchette. 50 porchette che mi confermi essere tutte tradizionali, tutte italiane. Esatto. Grazie mille Roberto per averci mostrato questo spettacolo e adesso devo andare perché mi aspettano all'osteria numero 1 per una sfida gastronomica. Dopo questa scorpacciata di informazioni e curiosità mi dirigo nel cuore del paese, verso uno dei suoi locali più prestigiosi, l'Osteria numero 1. Nel 2001 l'Osteria non era più di una vecchia cantina, ma in pochi anni è riuscita a guadagnarsi un posto nella guida nazionale del gambero rosso ed è tuttora l'unico ristorante di Ariccia a poter vantare questo risultato. Mi trovo qui all'Osteria numero 1 di Ariccia, oggi con Monaldo, il proprietario del locale. Monaldo, come va? Bene, grazie, ben arrivato. Grazie. Sono stato invitato da Monaldo per tentare una sfida ai limiti dell'impossibile, mangiare 1 chilo di botticella. Monaldo, mi confermi che è quasi impossibile? Sono sicuro che non riuscirai. Beh, questo lo vedremo. Ma che cos'è esattamente la botticella? Questa botticella è un'unione di 2 piatti, matriciana e carbonara. 2 piatti tipici del Lazio, quindi. I più richiesti. La botticella viene preparata con lo stesso sugo della matriciana, fatto con guanciale e pomodoro. Ma infine vengono aggiunte le uova, quindi seguendo anche la ricetta della carbonara. E quindi mi hai detto una cosa bellissima, davvero. abbiamo fatto questo matrimonio. Ho così tanta fame che mangerei anche Monaldo stesso, ma un vero guerriero sa che è importante conoscere più dettagli possibili prima di affrontare una sfida. C'è qualcun altro che ha tentato una sfida simile prima? Una ragazza ha provato a mangiare 2 botticelle. Che sono più o meno quanti grammi?
200 grammi. Quindi io ne mangerò l'equivalente di 10 piatti, 1 chilo. 10 porzioni. Pensaci bene, Ciro. Dopo essermi segnato il numero di un buon medico, chiedo a Monaldo qualche curiosità sul piatto della sfida e sui suoi incredibili ingredienti. Questa è una pasta artigianale trafilata al bronzo. Vedo che ha una certa struttura, probabilmente per tenere il sugo meglio. Nessuno è uguale, si vede proprio la mano dell'artigiano. Ognuno di questi fusilli è unico. Per proseguire con il magnifico guanciale. È affumicato con legno di faggio vero, ha dai 4 ai 5 mesi di stagionatura. Vengono messe delle bacche di ginepro che fanno da antibatterico, rimane un prodotto molto particolare. Dopo aver incontrato i singoli ingredienti, assisto alla preparazione del mio rivale. Questa è la cucina dell'osteria numero 1 e in questo momento la nostra cuoca sta buttando in pentola 1 chilo di pasta. Sentiamo odori pazzeschi, come quello del sugo di pomodoro che si insaporisce in padella insieme al guanciale. Passati 10 minuti, la pasta viene scolata e il sugo viene finito con l'aggiunta delle uova. Una ogni 100 grammi di pasta. Una cosina leggera, insomma. Dato il volume, la pasta non può essere servita in un piatto normale, così la nostra Adele è costretta a impiattare su 2 grandi vassoi di metallo. Mentre aspetto che il piatto venga ultimato e servito, esco fuori per scambiare 4 chiacchiere con alcuni clienti dell'osteria, che stanno già gustando un delizioso pranzetto. Ho visto che avete già fatto un antipasto, bello impegnativo. Sostanzioso. Sì, avete anche già assaggiato la porchetta. È quasi finita. È quasi finita. È davvero come quindi ce la descrivono. Non so se ve l'hanno detto, ma c'è questo primo fantastico che è la botticella, una commistione stranissima tra amatriciana e carbonara. Io dovrò mangiarne 1 chilo. Da 1 chilo? Sì, non è poco 1 chilo, è piuttosto inusuale. No, non è per noi. Troppo impegnativa. Ci siamo assicurati che il chilo è reale, ce l'hanno mostrato prima ed è davvero enorme. Sì. Auguri, hai tutto il mio sostegno morale. Grazie. Perché... Ma vedo che il gioco lo conosci però, Assolutamente. quindi allora un in bocca al lupo. Facciamo tifo. Buona fortuna. Bocca al lupo. Grazie. E infine incontro una persona che sa perfettamente di cosa sto parlando. Sono qui con Christian, ex cameriere dell'osteria numero 1, che è venuto apposta per vedere la nostra Solo sfida. per te. Hai presente che cosa andrò a mangiare? Io ho chilo presente, di botticella. ma tu sei pazzo per me, eh. No, vabbè, Io ho aspetta. lavorato qui e so di cosa si Non tratta. smontarmi subito la sfida, però, Per me non ce la farai. Io la prendo sul personale. Io lo sai che su quel tavolo potrei anche morire. Vediamo, staremo a vedere. Va bene. Accetti la sfida? Certo. E dai, su. Dopo pochi minuti, le splendide cameriere sono pronte a servire i miei 2 vassoi di pasta. Grazie. Dopo un'entrata in scena decisamente folcloristica, la botticella non ha scampo. La sfida ha inizio. Allora, è una cosa pazzesca. Innanzitutto, la struttura della pasta, che è cotta perfettamente al dente e cattura con la sua ruvidità tutto il sugo. E poi, effettivamente, il sugo. Senti l'affumicato del guanciale e senti anche però il retrogusto dell'uovo. È davvero pazzesco. Non ho mai mangiato nulla del genere. E così, grazie alla bontà del condimento e a diversi bicchieri d'acqua, faccio fuori senza grandi difficoltà i primi 500 grammi di pasta. Un boccone dopo l'altro. No, Ciro, è una andata. Allora, il primo vassoio ce ne siamo liberati abbastanza facilmente e questo sarà difficile. La botticella è ottima, ma purtroppo sia la pasta che il sugo iniziano a raffreddarsi, trasformandosi in 2 avversari davvero difficili da battere. Inoltre, Monaldo conferma che l'aggiunta del guanciale, del pomodoro e delle uova hanno fatto aumentare il peso iniziale della pasta di almeno altri 200 grammi, rendendolo un mostro da ben più di 1 chilo. Ma Ciro, ma mi sta da ragione. Con calma. Ma come calma? Oh, Dai, non ti preoccupare, ce la metto tutta. Dai, Ciro, su. Ma nonostante l'affetto del pubblico e le speranze di chi assiste alla sfida, la botticella si sta rivelando un temibile avversario. Il misto di uova e sugo ha assunto la consistenza del cemento e ogni boccone si trasforma in un pugno sui denti. Sta a prendere lo stesso colore della tovaglia. Per me non ce la fa. Devo ricorrere alla soluzione più estrema.
questa è l'ultima opzione quando si incontra il muro del cibo. Ho la bocca impastata. Il mix di uova e sugo ha raggiunto il suo ultimo stadio. È come inghiottire una manciata di sabbia. Intorno a me c'è un gruppo di fan che non posso deludere. Sono tutti qui per vedere quello che riesco a fare meglio, mangiare. E non intendo privarli del loro spettacolo. Ho finalmente trovato il modo per ingranare una marcia in più, ma mandare giù gli ultimi bocconi si sta rivelando un'impresa titanica. Ho bisogno di aiuto. Ciro, un po' d'acqua? Ecco, sì, forse aiuta in questo caso. Ancora poco. Ho già mandato giù oltre 800 grammi di pasta. Arrendersi sarebbe un fallimento per me. Sono a pochi passi dal traguardo. Non posso arrendermi proprio adesso. È l'ultimo boccone. Dai, Ciro, ce l'hai fatta! Complimenti. Grazie. Eroe dei nostri tempi, Ciro, è lui! A posto così, grazie. Grande Ciro, Buonanno. non avrei mai pensato Hai visto? saresti riuscito. Ti consegniamo il nostro attestato. Attestato di Magnone Senza fondo. che mi si addice assolutamente. Complimenti. Grazie Ronaldo. E oggi, nella sfida tra l'uomo e la botticella, l'uomo ha vinto. Lo ammetto, anche io avevo perso le speranze, ma una sfida è una sfida e io non sono certo uno che si tira indietro. Ristoratori d'Italia, preparate i vostri piatti più abbondanti. Sto arrivando e come avrete capito, ho molta fame. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. If this is a rom-com, kill the director. If this is a rom-com, kill the director, please. Here's another song about a gender I'll never understand.